Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video in cui andiamo a fare una piccola comparativa sui due mitici dopo le modifiche comunque hanno migliorato parecchio entrambi i draghi e andiamo quindi a vedere su vari aspetti qual è meglio tra Nockmaar e Sterling. Primo aspetto riguarda la velocità in cui vede vincere sicuramente Nockmaar, poiché è sicuramente più veloce di Sterling, quindi sotto il punto di vista degli attacchi in Atlas, dove conta molto essere più veloci di chi ti contrattacca, specie essenzialmente, Nockmaar vince su Sterling, poiché appunto non ha dei tempi morti durante l'attacco come Sterling, poiché appunto Sterling deve usare sempre di continuo il mantello per proteggersi da tutti i super colpi e gli attacchi in arrivo. È l'unica magia difensiva che ha, e quindi usando di continuo mantello si superano abbondantemente 2 minuti per ogni attacco fatto su basi comunque complete difese. Nockmaar invece è un po' più veloce e consente quindi di effettuare degli attacchi anche con difese sui 2 minuti, quindi un tempo già più accettabile rispetto a Sterling. Secondo aspetto da andare a guardare è sicuramente la difficoltà di utilizzo di uno dell'altro, in cui Sterling è sicuramente più difficile di Nockmaar. Questo perché, come abbiamo detto, l'unica magia difensiva di Sterling è il mantello, quindi bisogna avere comunque dei riflessi un po' più pronti, essere molto più veloci nell'esecuzione, soprattutto su basi di difese dove dobbiamo andare anche a colpire molte volte la ice prima che si attivi lo scudo, e poi andare a distruggere le torri che creano scudo come Earth, Orrery o Tempesta. Per quanto invece Nockmaar, una facilità di utilizzo comunque sicuramente migliore, dove abbiamo la magia che va a congelare le torri e che immobilizza quindi anche tutte le torri e blocca anche i super colpi in arrivo, che comunque facilita di parecchio il compito per chi attacca, poiché non si deve stare lì a schivare colpi, comunque si immobilizzano tutte le torri, quindi niente ci può colpire ovviamente se è stato congelato, e in più abbiamo anche lo sguardo della morte che ci aiuta nel distruggere comunque le torri più problematiche, oltre al fatto che il congelamento con la modifica appunto apportata è praticamente un congelamento senza cooldown, poiché appunto nel tempo di durata delle torri, quando vengono congelate appunto le torri, la spell si ricarica e quindi possiamo riutilizzarla non appena le torri comunque escono dal congelamento. Ultimo aspetto riguarda l'efficacia di questi draghi su basi con 2/3 difensori, che quindi situazioni di estrema difficoltà in cui sicuramente Sterling non ha nessun problema che siano 1, 2 o 3 difensori, poiché martelli, scudi e spade non influiscono sulla capacità di questo drago di distruggere le torri, dato che le torri vengono distrutte essenzialmente con la spell che distrugge istantaneamente le torri e il quarto colpo che funge alla stessa maniera. Per quanto riguarda Nockmaar invece, con 2-3 difensori potrebbe andare un po' più in difficoltà nella distruzione delle torri, anche se comunque nelle prove fatte non ha grandi problemi, quindi magari su basi veramente toste, difficili, con 2 o magari 3 difensori potrebbe andare un po' più in difficoltà di Sterling. Alla domanda qual è meglio quindi tra Nockmaar e Sterling, farei due distinzioni, ovvero per quei player che usano i draghi ancora per War, quindi per il game normale, direi sicuramente Sterling. Questo perché nel gioco normale la velocità non conta, soprattutto per quanto riguarda le War,
e comunque come avevamo detto su basi anche con 2 o 3 difensori Sterling non ha assolutamente problemi. Per quanto invece riguarda il discorso ATAS, quindi per tutti quei player che giocano essenzialmente su ATAS e magari War come nei team Diamante se ne vedono sempre meno, sicuramente direi Nockmar, perché garantisce comunque una ottima affidabilità anche su basi difese da 2 o 3 difensori e comunque essenzialmente è più veloce e in ATAS ormai è questo che conta prima di tutto. Bene ragazzi, anche questo video termina qui, se vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina in modo da essere sempre aggiornati, condividetelo con i vostri amici, se avete domande scrivetele nei commenti e come sempre ci vediamo in un prossimo video. Ciao!